abbiamo una torre che... vicino alla televisione. Ragazzi, abbiamo una torre che... Ha paura troppo. Se ti consente di così, tutto, quindi questa maniera molto naturale. Ma la pasta mia? Brava, oggi. Franco? Un attimo lì. Com'era? Poco il discorso solo del pomodoro? Solo il pomodoro. Come il pomodoro però lo fai, fai all'inizio. Se ti consente di così, può anche la tonatella. Dal 1892 ad oggi il locale è sempre è stato gestito da padre in figlio, quindi si è alternato il nome Enrico Luigi, una discendenza diretta. Sulle pareti trovi tutte le foto con i cambi di generazione. E oggi siamo alla quinta generazione con me e mio cugino, il senso di appartenenza è molto forte e quindi secondo me va onorata e rispettata. Vai ancora? Puoi girare il direttore. Vicino alla televisione. Ragazzi, abbiamo una rolla e pepe da sconto. Ragazzi, una rolla e pepe da sconto. No, però... Questa qua, guarda, ci stanno tutte le frattaglie che abbiamo ritrovato all'interno del forno, al denotto là, e quindi le abbiamo rimesse. Non è la sigaretta, devo fare la cattiva posizione. Pure vista mare, ragazzi, se volete. Franco? Te chiamato, ripieno di scarole? Vai. Non è la sigaretta, devo fare la cattiva posizione. Poi da poco è ritornato il nostro caro amico Beppe Vesticchio. È vero. Anche se mi vuoi dare scaglio, per favore. Sì, solo...
tutta la tua testa, sai, accoscia che c'è proprio, sai che accoscia a te. Tutto si tocca a te. La rotina? Gianni, non mi dire niente, passeresti no? Là, poi abbiamo una torre che da sotto. Ragazzi, una torre che da sotto. No, della solo metà. Ok. Alziamo 9. Stacchi di fine calore, va bene. Vai, dammi un minuto. Dalla magnetica. No, ma tu sei qua, il livello è medio basso, tu sei troppo player, capito? Quindi fuori sta male, ragazzi. Va bene, sta male. Benissimo. Ma lei di più. Margherita provo le tete, poi basso in alto. I nomi delle pizze sono abbinati sempre a nomi di famiglia e aneddoti. Questa qua, la figone, ovviamente è abbinata a mio cugino, che lo chiamiamo il figone, col pezzo di basilico fatto in casa, pomodorino fresco, il fior di latte e poi all'uscita la completiamo con prosciutto crudo, ricotta di bufala e scaglie di parmigiano. Pietro, che tavola è questa figura di Margherita? No, stanno qua, tavolo 1. Ah, certo, ok. Questa invece è una crema di noci fatta in casa con il provolone stagionato, molto buona. E l'altra metà invece è la classica provola e pepe. Quando lo vedi Augusto? Dammi solo un secondo. Ah, già fa. Montanara? Anci, vuoi prendere un attimo le soggiole per piacere? Stamattina ho usato le soggiole, le vuoi prendere? Ragazzi, qui non andate, Vai.
un impasto tradizionale, quindi parliamo di un diretto, non ci sono fermenti, preimpasti, solo che ovviamente abbiamo nel tempo migliorato il tipo di conservazione e poi sono cambiate un pochino le farine, perché ci sono farine arricchite, quindi all'interno dell'impasto oltre alla una 00 troveremo anche una farina di tipo 1, quindi l'impasto è un po' più ambrato, un po' più saporito. Questa è scarola ripassata in padella con olive e capperi, poi aggiungiamo della provola, andiamo a chiudere. Parmigiano, vai, olio, cosa secondo voi? Aggi. Crema di pistacchio fatta in casa, che le creme sono tutte fresche fatte in casa. Parmigiano, giro d'olio con salsiccia e fior di latte e ci abbiniamo un ripieno di scarole. Vicino a Sta Margherita la Montanara, anzi non faccio prima la nanda. Tavolo 39. Questa è la nando, quindi con pomodorino fresco, sempre la ricotta di bufala, però in questo caso va in cottura, e poi ci aggiungiamo i bocconcini di bufala. Questa è un'altra pizza di quelle là tradizionali che sono a menù da decenni, e il nome Nando prende spunto dallo zio. La strada di Napoli non le sa nemmeno Pietro! Gestito da padre in figlio. Il nome è Vico, che con gli altri. La chiave è fuori il vino. Sì. Se vuoi sto per fare una coda margherita. Non allontaniamo quasi mai dal banco, perché ormai c'è proprio una sorta di attaccamento. Preferiamo lavorare da qui abbiamo la regia di tutto. Preferiamo stare sempre con le mani in pasta.
Prepariamo la classica pizza fritta con la ricotta di bufala. Già la stesura del panetto è diversa, che deve essere un po' più consistente e compatta, un po' più doppia. Pepe, basilico per un po' di profumo, piscicoli e la provola affumicata. Eccola. Sasà, ce la vuoi passare un attimo, per piacere? Alla fine dietro mio padre, quello è mia nonna. Luce piano piano, lentamente. Mettiamo prosciutto, salame e il fior di latte invece della provola. Lo ricopriamo di pomodoro, un po' di fior di latte sopra, giusto per una questione estetica. Noi in questo caso non lo buttiamo in modo tale che si gonfierà, cioè vedete adesso come si gonfia nel forno. Facciamo la frutta un po' di sotto, un po' di cartolina su qualcosa. Vicepresidente dell'Unione Pizzerie Storiche Napoletane e che siamo tra le 17 famiglie che nell'84 fondarono l'associazione Verace Pizza Napoletana, che oggi ha migliaia di iscritti in tutto il mondo, in tutti i paesi. Nel momento in cui lo fai fare un altro pizzaiolo potresti perdere di originalità, quindi ci divertiamo con questo locale visto che è veramente enorme, quindi al momento per noi va bene così. Qualità, il servizio, devi lavorare, devi avere un ottimo servizio e ovviamente il rapporto umano che oggi è un po' difficile da trovare in giro, oggi si ragiona un po' troppo con i numeri, quindi quando vai in un locale devi fare poche richieste, devi mangiare velocemente e devi andare via, e non è la nostra politica. Che ovviamente qui, essendo anche ristorante, abbiamo una bella linea di contorni, a parte tutta la linea per quanto riguarda il pesce, perché poi fortunatamente siamo a 2 passi dal mercato dei vergini, quindi riusciamo a fare la spesa anche 3 volte al giorno. Questo diciamo è un po' un colpo basso alla tradizione, diciamo, il friariello con il pomodoro, che di solito i friarielli vanno su una pizza bianca. Qualche straniero, ma tipo loro la chiamano tropicale, quindi oltre all'ananas mi sa pure che c'è il prosciutto sopra, però qua di sicuro non la trovo. Anzi, una pizza metà vicino alla casa.